Dall'ultima release di LumaFusion abbiamo visto l'introduzione della possibilità, ok, di eliminare il background. Questa funzione secondo me è molto bella, molto precisa, anche se, come ho detto sempre, esiste già in altri software, però ci voleva, diciamo la verità. E oggi in questo video proviamo a fare un video di auguri, ok? Questo potrebbe essere un'idea per queste feste, per qualsiasi ricorrenza, un messaggio, qualsiasi cosa che vogliate inviare o mettere sui social. Ecco, come dire, voglio precisare questo. La funzione è abbastanza precisa. Certo che per avere un risultato ovviamente di diciamo dell'eliminazione del background bisogna sempre usare un green screen, diciamo, ci sono storie. È una buona illuminazione, però si può fare anche questo stando nella propria casa. Infatti io ho messo, poverina, la mia amica e collega Federica proprio qui nel corridoio, diciamo, di casa mia, una parete, diciamo, di un colore unico, perché è meglio non avere tante cose dietro, oggetti, soprammobili, sedie. È meglio avere una parete liscia, un colore unico, o perlomeno qualcosa di più facile, ok, che sia più facile scontornare ovviamente da parte del software. Quindi in tutto questo abbiamo fatto due riprese molto semplici, molto, diciamo, banali, una ovviamente in quasi, diciamo, piano medio, cioè quindi mezzo busto, e una figura intera, per vedere un po' cosa si può combinare. E adesso andiamo a vedere proprio in questo video. Io sono Gennaro, vi do il benvenuto ovviamente sul mio canale. Qui si parla di tecnologia legate agli smartphone, ma più che altro applicazioni e accessori. Quindi andiamo a vedere cosa si può fare con LumaFusion, con la possibilità di andare ovviamente a eliminare i background. Allora, prima di andare avanti vi faccio vedere ovviamente i due filmati che abbiamo fatto, come ho detto, molto semplici. Questo è figura intera e questo è piano medio. Vedete, ho fatto, ok, una ripresa così, molto semplice. Ecco, una cosa che ho fatto, diciamo, un consiglio che ho dato, ovviamente, che vi do a voi e do ogni tanto quando faccio i miei corsi, è di dare lo start come si fa nei film, ok? Diciamo proprio a quelli che stanno per dire qualcosa o sono i soggetti o gli attori, ok? Di dare un 3, 2, 1, poi azione, quindi così almeno loro sanno quando iniziare, e soprattutto di stare fermi un po' di secondi, tipo io do diciamo lo start, scusate, azione, e praticamente stare fermi quei 5 secondi e poi cominciare a parlare. Perché questo? Per dare la possibilità di tagliare meglio i video poi a chi monta, oppure anche voi stessi. E alla fine lo stesso, quando dite stop, stare 5 secondi e poi fermate la registrazione, così tutto può essere più diciamo montato, tagliato molto meglio. Adesso io prendo il primo video, ok, e quindi che è questo, ok, e lo butto giù nella timeline, ok. Io ho preso questo, quindi possiamo andare a prendere le cuffie, perché sennò non sentiamo niente. Ok, allora, prese le cuffie, sentiamo un po'. Buon Natale famiglia, ci vediamo il 25, vi voglio un mondo di bene. Mua! Ok, io ho stoppato qua. Allora adesso prendo questa clip e la passo nella parte superiore, perché ovviamente dobbiamo scontornare il tutto. Andiamo a vedere subito. Ecco, diciamo il soggetto è uscito da quello che può essere lo scontornamento preciso, diciamo che è questa parete qua con le mani, ok? Quindi vi faccio vedere, ok, vedete che è uscito. Io meglio stare ovviamente all'interno di un range, però andiamo a far così e vedete che più o meno, ok, la precisione c'è. Certo, come ho detto prima, è meglio un green screen e una buona illuminazione, però io faccio questo video perché tutti possiate usufruire di questo effetto, anche non essendo persone che vogliono fare di mestiere, cioè vogliono fare una cosa di auguri a tutti i suoi parenti e vogliono utilizzare una parete di casa, perché no? Ora posizioniamo il nostro soggetto al centro, perché ovviamente io gli metterò dietro un background, ok, più o meno così, ok,
più o meno. Vado ovviamente di nuovo qui e vado a cercarmi uno sfondo, ok? Uno sfondo da mettere dietro. Ecco, posso anche fare così, andare un po' più avanti, perché così il mio soggetto lo faccio entrare dopo. Andiamo a cercare uno sfondo, ma io in effetti l'ho già trovato, ma lo vado a riprendere, così almeno possiamo andare avanti più veloci, perché è un po' lungo questo tutorial, molto lungo. Ecco, uno sfondo potrebbe essere questo, anche se poi diciamo il soggetto non è proprio diciamo allineato con questo sfondo, però diciamo che ci sta bene, vedete che ci sta bene. Ecco, la cosa che io ho fatto un errore gravissimo, non ho diciamo non ho tenuto conto del bilanciamento del bianco, ma adesso andiamo a vedere se si può correggere un pochettino, ma correggere nel senso che voglio schiarire un po' diciamo la tinta. No, questo era già bianco, ecco, facciamo un po' così. No, niente, non si può agire perché ho sbagliato proprio il bilanciamento del bianco. Andiamo un po' a schiarire il soggettino così, dai, su, così. Ok, piano piano così, ci mettiamo un po' di contrasto e via, va bene così. Ok, quindi abbiamo fatto la prima cosa, ok? Siamo diciamo a metà dell'opera, abbiamo messo praticamente il nostro soggetto dietro, abbiamo messo davanti a un background. Ecco, a questo punto possiamo aggiungere quello che vogliamo. Ovviamente dobbiamo poi tener conto dell'audio, ok, del soggetto, perché dobbiamo poi utilizzarlo. Ecco, il mio iPad Tale famiglia, ci vediamo il va un po' a scatti, ma vi assicuro che poi il video viene esportato bene. Purtroppo è vecchiotto e come ho detto nei precedenti video, possibilità di cambiare l'iPad adesso non ce l'è, quindi 5, vi voglio un mondo di bene. però diciamo che io me la cavo sempre a fare i montaggi che ormai vengo da sistemi molto più lenti, quindi va bene così. Ok, e ora cosa possiamo fare? Qui la nevicata non ce la possiamo mettere, ecco il fondo volevo cambiarlo per mettere una nevicata, quindi andiamo a prendere un altro sfondo. Allora cambiamo lo sfondo con questo perché volevo appunto farvi vedere di mettere anche una nevicata su, ok? Quindi una nevicata diciamo sul nostro soggetto, ok? Io l'ho già trovata la nevicata, eccola qua la nevicata, quindi la prendiamo e la andiamo a mettere proprio, ok, qua sopra la traccia qui, anzi la mettiamo più in alto perché poi voglio aggiungerci delle cose, quindi faccio così e anche qua la vado a scontornare perché giustamente la nevicata col verde non ci azzecca niente. Ecco, dobbiamo dare proprio il green screen, ecco la nevicata a parer mio è un po' troppo invasiva, quindi cosa faccio? Vado nei livelli e vado ad abbassare un po' la trasparenza, ok? Ma una cosa leggera, ok? Tanto da tenere così. E adesso se andiamo a vedere, ok? Oltre, ok, c'è anche la nevicata, quindi possiamo far così. Ecco, un'altra cosa che volevo aggiungere era un Babbo Natale che camminava. E qui bisogna stare attenti perché ovviamente prendiamo un Babbo Natale che esiste già e non cammina, cioè cammina da fermo praticamente. Quindi questo lo mettiamo più avanti ancora, ok? Infatti lo mettiamo sotto perché la neve deve essere sopra. E cosa facciamo? Dobbiamo andare a tagliare, ok? Visto che il Babbo Natale ci serve questa parte qui, non facciamo andare, diciamo che andare in taglia e tagliare la parte che non ci serve a sinistra, ok? A questo punto andiamo anche qua a bucare il verde e andiamo anche a rimpicciolire un po' il nostro babbino perché è troppo grande, quindi lo rimpiccioliamo così. Allora, una volta inserito Babbo Natale, che ovviamente facendo le cose giuste, andiamo l'abbiamo già tagliato, dobbiamo rimpicciolirlo leggermente perché ovviamente è così, poi lo andiamo a posizionare, ok, deve uscire, ok, così, dobbiamo anche un po' abbassarlo perché dobbiamo dare l'impressione, ok, che cammini veramente, facciamo così, andiamo, ok, qua, perfetto, adesso andiamo qui, facciamo il primo frame, andiamo in fondo e lo andiamo a spostare di là, sperando che dobbiamo mettere dietro la Federico, adesso lo spostiamo,
sperando che non pattini, ecco. Famiglia, ci vediamo il 25. No, bene, però dobbiamo cambiare, vedete, no, è dietro, no, è davanti, quindi dobbiamo cambiare l'ordine. Per cambiare l'ordine è molto semplice, prendiamo questo, lo spostiamo un attimo su, facciamo così e andiamo giù, ok? Molto semplice, ok? Vedete che adesso, ok, passa dietro la fede, ok, e qui, vabbè, abbiamo fatto questo lavoretto qui. Adesso andiamo a staccare l'audio della Federica con 3 tap, ok? Andiamo qua, lo enfatizziamo un po' col compressore, ma poca roba. Non c'è bisogno di andarlo praticamente a togliere i rumori di fondo. Famiglia. E una cosa importante, se volete che lui abbassi la musica automaticamente, dovete andare a cliccare qua sopra, ok? Se no il fade automatico non funziona. A questo punto abbiamo messo la neve, abbiamo messo Babbo Natale e siamo a posto, ok? Poi qua c'è il finale, che possiamo metterci un Merry Christmas se vogliamo, lasciamo un attimo così com'è. Andiamo a prenderci una musichetta adesso, che io ovviamente ho già preso, deve essere in fondo. Allora, la musichina, 2 tap, va da sola, ovviamente al posto giusto. Ora, se vado, non tenete conto del bloccamento del mio iPad, però sentiamo se... Natale, famiglia, ci vediamo il 25. Perché hanno tagliato Natale qua? Buon Natale, tagliato. Perché? No, Sentiamo. Natale, famiglia, ci vediamo. No, ha tagliato Buon Natale. Perché? Buon Natale, famiglia. Ecco, possiamo adesso aggiungere qua, se vogliamo, per non farla apparire proprio così di botto, ho un effetto, ok, un effettino del genere, non so, farla apparire dal fondo, che ne so. Andiamo a metterla un attimo al centrino di nuovo, così, ok, la facciamo sparire di sotto, di sotto t'ho detto, ok, andiamo a fare così e quando dice Buon Natale. ecco Buon Natale la facciamo apparire, quindi tac, ok, e vediamo che succede. Sì, un effettino così, tanto per che sia una cosa semplice. Buon Natale, famiglia, ci vediamo il 25. Vi voglio un mondo di bene. Ok, e anche qua possiamo fare lo stesso, ok, un mondo di bene dopo il bacino. Ok, possiamo allungare ancora un po', andare qua, facciamo così, rimettiamo ovviamente un ok qua, andiamo alla fine e ributtiamo giù il tutto. Perfetto, più o meno perfetto. Poi la perfezione non esiste, quindi va bene così. Adesso, come in ultima battuta, ci prendiamo un Christmas e ce lo andiamo a piazzare sopra. Che bella pizza. Eccolo qua. Andiamo a fare così e ce lo mettiamo sopra la neve. No, 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 non volevo fare questo, volevo metterlo qua. Allora lo mettiamo sopra la neve, vedete qui, a questo posto qua, così, ok, e possiamo anche andargli a fare un effetto coi livelli, ok, in base al vostro gusto, ok, quindi potete sbizzarrirvi, vedete, così, ok, fare così. Quindi possiamo anche poi andare, se vogliamo, dare una cosa in più, possiamo andare anche a enfatizzare un po' gli effetti, schiarirlo, scurirlo, fare un po' quello che vogliamo, ok? Contrastarlo, una bella cosa così. Poi andiamo indietro, gli mettiamo un effetto che a me piace tanto è questo. Possiamo metterci il Bagliore, questo qua, non Claudio Bagliore, ma questo, ok? Qua, e non l'ho messo, dai, su Cicino, su, vabbè, facciamo così, dai, non lo mette perché?
Ok, l'ha messo e poi andiamo alla fine della musica, che è qua, ma la musica ovviamente non possiamo farla finire così tanto, quindi tagliamo il tutto perché non c'è più il Christmas qua. Ah, perché questo se ne va. E noi chiudiamo qua. Mm? Ok. Chiudiamo qua, adesso vi faccio vedere un altro comando molto interessante. Se vado sull'audio, ovviamente l'audio non è di lunghezza giusta, facciamo così, si è accesa la luce di fianco, ma ogni tanto ha una vita propria, andiamo qua e lo chiudiamo così, e quindi l'audio, ok? Poi all'inizio, visto che la musica non è proprio giusta, facciamo così e andiamo a metterci un fade in entrata, così la musica risulta più morbida. Buon Natale famiglia, ci vediamo il 25, vi voglio un mondo di bene. Mua! Babbo Natale, aspettate un attimo, ok. Ora lo possiamo esportare e andiamo a vedere ovviamente l'effetto finale, che non sarà ovviamente così a scatti. Riduciamo anche la risoluzione a 1080, tanto dobbiamo solo vederlo noi, e andiamo a esportare questo capolavoro. Buon Natale famiglia, ci vediamo il 25, vi voglio un mondo di bene. Mua! Adesso cambiamo con lo stesso paesaggio la figura intera, quindi andiamo innanzitutto per praticità a copiarci le impostazioni audio, ok? Poi la cancelliamo, questo ovviamente la Federica la cancelliamo perché ci vuole adesso la parte che è in piedi, andiamo sempre nel nostro rullino e andiamo a recuperare la figura intera, ovviamente per vedere se si colloca. Si collocherà sì, sicuramente, perché è così. Ok, anche qua l'abbiamo già presa tutta a posto, la andiamo a mettere qui. Ok, ok, vedete che anche questo, ok, andiamo a fare la stessa cosa. Andiamo sempre, sì, potevo copiare anche qui. Ok, facciamo così. Anche qui andiamo a dare un po' di luminosità, non troppo, un po' di contrasto. Però qui cosa facciamo? Qui possiamo decidere, ok? Se ovviamente tenerla così, come questa grandezza qui, oppure fare un'altra cosa. Ecco, io adesso la metto di qua, ok? Ok, la butto un pochino giù, leggermente così, giù, giù, leggermente, non troppo. Ecco, facciamo così, andiamo qua, due tap, tre tap qua, ok, facciamo così, andiamo a vedere se l'audio l'ha preso, non, questo no, solo l'audio, ok, incolla, sentiamo un po'. Buon Natale famiglia, ci vediamo il 25, vi voglio... Ok, rispetto a Babbo Natale è gigantesca lei, però va bene. E volevo fare un'altra cosa, mettiamo su questo, mettiamo, no, questo Babbo Natale deve essere dietro, quindi l'albero però deve essere davanti, e questo comincia a essere un po' un problema. Lasciamo, mettiamo l'albero davanti. Volevo mettere un albero di Natale. No, non è un problema, dai ragazzi, possiamo fare così. La Federica mettiamo qua, l'audio è meglio cancellarlo e riportarlo, quindi mettiamo il Babbo Natale qua, facciamo così, di nuovo, facciamo così, incolla e siamo a posto. Adesso andiamo a prendere un albero di Natale che io ce l'ho già ovviamente in memoria, qua un albero molto semplice. Questo alberuzzo, allora vediamo quanto è lungo. Allora lo dobbiamo tagliare perché va a cozzare con questo, però questo possiamo trasferirlo qua, ok? Quindi trasferirlo qua. Non era il Christmas, ok, Christmas. Vabbè, adesso poi faremo tutte le correzioni del caso. Questo lo mettiamo giù all'inizio, ovviamente, non so se poi dura per tutta la durata.
Va bene, possiamo anche toglierlo qua. Allora, lo possiamo tagliare. No, non possiamo tagliarlo. Tagliamo il crisp. No, togliamo l'albero. Va bene, facciamo così. Andiamo qua. Lo tagliamo qua, l'albero. Ok? Tac. Tac, t'ho detto. Torna indietro. Lo so ragazzi, è un po' macchinose queste cose, però se volete creare qualcosa dal nulla da soli, questa è la strada. Adesso prendiamo l'albero, andiamo a far così, di nuovo, green screen, un altro green screen, ok, poi prendiamo questo alberello e lo posizioniamo da questa parte qui. Ok, poi possiamo anche spostare la fede di qua, perché no? Ok, ok, perfetto, andiamo a prendere ora la nostra buona amica e la spostiamo leggermente in qua, vicino all'albero. L'albero si sposta da solo, l'albero si muove, ho visto che si muove l'albero, non so perché si muove l'albero, ma si muove in qualche maniera. No, no, sì che si muove, vedete che si muove. Allora, perché l'albero si muove? Ve l'ho fatto anche l'altra volta, allora adesso facciamo così, ok, andiamo indietro, forse perché sono io che dovevo metterlo qua, ok, non ti devi muovere alberello. Buon Natale famiglia, ci vediamo il 25, vi voglio un mondo di bene. Ok, perfetto, l'albero se ne va, l'albero se ne va, l'albero se ne va, l'albero se ne va, ma hai proprio fatto così l'albero che se ne va? Sì, l'albero se ne va. Vabbè, se ne va, dai, bello come cosa. Ok, esportiamo anche questo e andiamo a vedere il risultato finale, dai. Ah, non gli abbiamo messo nessun effetto qua. Qua facciamo così. Gli mettiamo due transizioni, dai. Se no vi faccio perdere tanto di quel tempo che ci mettiamo queste. Questa qua che è carina. No, questa qua no, questa. Tuc, tuc. Due bolle all'inizio. A due bolle alla fine, vedi. Ah, olè. Non lo vuoi mettere? Metti la bolla, Roberto. Ok. Pum. Ora andiamo a fare una ultima cosa qua. Andiamo qua che ce l'abbiamo già dei preferiti. Andiamo e andiamo a vedere che succede. Buon Natale famiglia, ci vediamo il 25, vi voglio un mondo di bene. Avete visto che è carino? Che potete fare delle cose molto interessanti con LumaFusion. Ma perché preferisco LumaFusion, ragazzi? Ovviamente, sicuramente qualcuno dirà ma c'è CapCut, c'è, che ne so, Filmora, ci sono tutte le altre applicazioni che praticamente facevano prima questa funzione. Ma LumaFusion, se prendete la mano a lavorare a tracce, non vi staccherete mai più, perché è una cosa fantastica, quindi direi che il punto di forza di LumaFusion è proprio questo, lavorare su multitracce, quindi a diversità degli altri applicazioni molto, diciamo, più piccole, che praticamente costano anche ovviamente abbonamenti annuali pure una tanto 70-80 euro, ma LumaFusion secondo me è un'applicazione adatta a tutto. Non abbiamo tanti effetti, non abbiamo tante cose per i social, però ragazzi ci può anche arrangiare in qualche maniera. Bene, quindi se vi è piaciuto questo video cosa dovete fare? Dovete condividerlo con i vostri amici, poi ci vedremo ovviamente per gli auguri di Natale, così mi fate crescere il canale ovviamente, che poi è una cosa che se interessa a qualcuno dei vostri conoscenti gli fa anche piacere avere un'informazione al tale riguardo, giusto? E in ultimo, se non l'avete ancora fatto, è il momento di iscriversi al canale, quindi se volete azionate anche la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima.